Ciao, sono Patrizia Pietropaolo. Oggi Yusra ci parla della sua esperienza di giovane italo-marocchina. L'appartenere a due culture diverse è una forma di arricchimento o un ostacolo? Scopriamolo insieme dal suo racconto. Ciao Yusra, benvenuta. Vorrei che ti presentassi ai miei follower. Ciao, mi chiamo Yusra, ho 20 anni e sono una ragazza italo-marocchina e studio scienze politiche all'università. Com'è nascere e vivere in Italia provenendo da una famiglia musulmana? È una grande fortuna perché appartenendo a due culture diverse ho la possibilità di vedere il mondo in una maniera diversa, ecco, ma nonostante ciò è stata molto difficile arrivare a questa consapevolezza perché essere giudicati per il proprio per la propria religione o per le proprie origini e per poi essere standardizzati in uno stereotipo è molto umiliante alle volte. Hai avuto quindi qualche difficoltà ad integrarti con i tuoi amici e compagni di scuola? Per esempio, ti hanno fatto sentire diversa o il percorso scolastico è stato inclusivo e sei quindi stata aiutata anche dai professori ad integrarti con gli altri ragazzi? In realtà non ho mai avuto problemi a instaurare dei rapporti di amicizia anche all'interno dell'ambiente scolastico, però per quanto riguarda i professori, ecco, alcuni di loro sono stati molto duri con me attraverso le loro parole, i loro modi di porsi nei miei confronti, ma anche molti genitori già all'età di 6 anni sentivo e percepivo la pesantezza dei loro sguardi e questa cosa mi ha sempre fatta sentire inadeguata fino ad arrivare a rinnegare le mie stesse origini. Mi spiace, ma quanto l'adesione appunto ai dettami della tua religione ha influenzato il tuo benessere o il tuo stile di vita? Ma in realtà non ha influenzato per niente, perché i miei genitori mi hanno insegnato ovviamente i valori dell'Islam, ma anche i valori di altre culture e altre religioni, perché per loro era fondamentale che io fossi a conoscenza e consapevole di chi avessi davanti per poter portare rispetto appunto alla persona, dato che è proprio questa la base dell'integrazione. Benissimo. Se hai un partner, Yusra, ci dici se essere di religione diversa, nel caso fosse così, ti ha creato delle difficoltà nel trovarlo, nel gestire la relazione? Io sì ho un partner, lui non è musulmano, anzi lui è ateo, ma nonostante ciò ha sempre portato rispetto per la mia famiglia, le mie origini e i miei genitori non sono mai stati contrari a questa relazione, anzi sono felici che a fianco a me ci sia una persona che mi porti rispetto e che mi voglia veramente tanto bene. Che bello! Quale consiglio ti senti allora di dare ad altri giovani che non hanno avuto la fortuna magari di crescere in una famiglia aperta come la tua? Allora, in primo luogo bisogna provare con trovare un punto di incontro parlando con la propria famiglia. In tal caso, se ciò non avvenisse, bisogna chiedere aiuto perché purtroppo, come abbiamo ben visto, in moltissime situazioni si può arrivare alla tragedia. Però c'è anche da ricordare che questa non è una questione inerente alla religione, ma al retaggio culturale della famiglia. Dunque non è un problema appartenente soltanto alle famiglie straniere, ma molto spesso anche a quelle italiane. È vero, è proprio vero. E per concludere, ci dici un tuo sogno che vorresti vedere realizzato? Io vorrei che i governi prendessero delle posizioni realmente concrete per quanto riguarda le discriminazioni. E un governo forte e stabile si vede quando è capace di proteggere i propri cittadini, conoscendo realmente quali sono i propri valori. È uno dei valori che spetta a tutti e a tutti i governi è quello di riconoscere la dignità dell'essere vivente, che è la base di tutto. È proprio vero.
A questo punto poi, visto che tu stai studiando scienze politiche, potrai anche dare il tuo contributo in futuro ed è proprio questo quello che ti auguro che sia vero il tuo sogno. Grazie Yusra per questa tua testimonianza. Grazie. Anche se l'integrazione può essere difficile, vivere in una società multiculturale sicuramente può essere un arricchimento. Grazie Yusra per il tuo contributo. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like ed un commento. Ciao, a presto!